Smettila di preoccuparti se l'AI ti tolga il lavoro, preoccupati che ti stia rubando il cervello. Mentre guardi questo video, milioni di persone stanno delegando all'intelligenza artificiale la capacità di ragionare, riassumere e persino prendere decisioni banali. Pensa al GPS, prima sapevamo leggere le mappe, oggi senza Google Maps molti di noi si perderebbero nel parcheggio di un centro commerciale. Con l'AI sta succedendo la stessa cosa, ma non con l'orientamento, con il pensiero critico. In questo primo episodio della nostra serie sull'AI ti svelerò se verrai sostituito o diventerai un superumano. Ma attenzione, la risposta non è quella che speri. C'è un dato shock. Le ricerche recenti mostrano che il cognitive offloading, cioè lo scaricare la fatica mentale sulle macchine, sta riducendo la memoria a breve termine del 15% rispetto a 10 anni fa. Il problema è che se l'AI scrive le tue email, fa i tuoi compiti, pianifica le tue giornate, cosa resta di te? Ci sta dando strumenti incredibili, ma sta atrofizzando i muscoli della nostra mente. Stiamo scambiando la nostra evoluzione biologica con la velocità di un algoritmo. Ma è un compromesso che possiamo permetterci? Non perderti i prossimi episodi in cui scaveremo a fondo di come l'AI sta rivoluzionando il mondo del lavoro e parleremo dei deepfake, che sono un altro fronte enorme che sta minando la nostra fiducia e la nostra percezione della realtà e di quello ancora che riusciamo a considerare come vero. Ma c'è un'altra domanda, altrettanto urgente e forse ancora più vicina a noi. Ma come le persone stanno già usando l'AI nella vita di tutti i giorni? Pensateci, chi entra oggi nel mondo del lavoro è cresciuto con strumenti digitali ovunque. Aprire un tool di AI per scrivere, per cercare informazioni o per fare una prima analisi non è più un'opzione, è diventato il modo standard di lavorare. Chi ha iniziato a lavorare 10 o 15 anni fa invece ha imparato in modo diverso, ha fatto più passaggi manuali, ha costruito competenze senza avere un assistente digitale sempre accanto. Se hai una risposta sempre a portata di mano, rischi di saltare alcuni passaggi, non perché non sei in grado di farli, ma perché non ti vengono più richiesti. E allo stesso tempo, chi è più grande rischia di rimanere legato al proprio metodo, di sottovalutare quanto la velocità stia diventando una competenza. Nel lavoro sta succedendo questo, alcune attività si comprimono, si fanno in metà tempo. Questo aumenta le aspettative. Se sei giovane e ti abitui solo alla velocità, potresti costruire meno struttura mentale e meno profonda comprensione. Se sei più esperto e ignori gli strumenti nuovi, potresti rallentare troppo rispetto al contesto. La vera sfida è adattarsi alla velocità, senza smettere di capire davvero cosa si sta facendo. La domanda non è se l'AI sostituirà gli umani. La risposta è già sì, in molti settori lo sta già facendo. Ma ecco il segreto per non farti spazzare via. L'AI non sostituirà l'essere umano in quanto tale, ma sostituirà l'essere umano che lavora come una macchina. Se il tuo lavoro è ripetitivo, prevedibile e basato sui dati, potresti essere già fuori. Ma c'è una via d'uscita. Stiamo andando verso un'era in cui le persone non faranno più lavoro, ma lo orchestreranno. Il tuo nuovo lavoro non è scrivere codice, è essere il regista che dice all'AI quale problema deve risolvere. Da ingegnere informatico, questo è quello che vedo. L'AI sta democratizzando capacità che prima erano rare. Puoi tradurre in tempo reale, programmare senza essere esperto, creare contenuti visivi senza studio artistico, analizzare dati complessi in poco tempo. È una forma di potenziamento, rende possibile a molti quello che prima era per pochi ed è difficile non esserne affascinati. Quindi l'AI ci sostituirà davvero? Io dico di no, ma rimarrà solo chi saprà coltivare quello che l'AI non ha, l'etica, l'intuito e l'empatia. Chi usa l'AI come una stampella diventerà obsoleto, chi la usa come un esoscheletro amplierà le proprie capacità. Ho una sfida per voi nei commenti. Qual è l'unica cosa che fate ogni giorno e che siete sicuri un'AI non potrà mai fare meglio di voi? Rispondete sotto, leggerò e risponderò a tutti. Se vuoi capire come cavalcare l'onda e non farti sommergere, lascia un like e attiva la campanellina. Non restare indietro, ci vediamo nel futuro. A presto!